as the dust. Why can I not conquer love? And I might got to be where you are. Well, not to fight this war with. Ciao ragazzi, bentornati al Ram Recording Studio. Oggi volevo parlarvi di un lavoro che ho fatto un po' di tempo fa. Si tratta di una cover di Sia, Elastic Hearts, interpretata in versione acustica, quindi piano e voce, da Giulio e Gloria. Due artisti che veramente io stimo tantissimo perché sono riusciti a gestire le dinamiche in maniera veramente eccellente. Ma andiamo a vedere all'interno del progetto di che cosa stiamo parlando. Allora, per la registrazione di questo brano ho utilizzato due microfoni che a me piacciono veramente tantissimo in abbinata, che sono l'SM7B della Shure e lo Slate VML1. In questo caso a me piace spesso riuscire a trovare la fase corretta, quindi in questo caso lo si fa proprio in fase di recording, di posizionare i microfoni nella maniera più corretta possibile per non avere problemi di fase e quindi poi riuscire a sommare i due canali. A me piace fare questa operazione perché mi dà il senso che ci sia un po' più di ricchezza delle armoniche. Allora andiamo a sentire per esempio cosa abbiamo solo nella voce. Can I not conquer love? And I might got to be where you are. Well, not to fight this war without weapons. Ok, io per comodità di solito faccio un bounce e convoglio tutto all'interno di una traccia stereo. Questo per una questione di abitudine, perché a volte, a prescindere dalla tipologia di progetto, mi capita di inserire dei plugin all'interno della traccia stessa, nell'insert, quindi faccio questa operazione per una questione di comodità, ma in realtà avrei potuto tranquillamente, come ho fatto poi, far convogliare tutto all'interno di un bus stereo. Ok, quindi andiamo a sentire la nostra traccia di voce. I'm not one bites the dust. Why can I not conquer love? And I might got to be where you are. Well, not to fight this war without weapons. Ok, allora, come sentite, avete già sentito la voce praticamente processata. Allora io partirei velocemente un attimino in ordine con il piano, anche perché qui veramente è stato fatto pochissimo, perché come vedete la bravura di Giulio è stata proprio quella di gestire la dinamica in maniera veramente eccellente. Quindi l'unico, diciamo, punto in cui ho, diciamo, messo mano e abbassato veramente di pochissimo è stato nella parte finale, dove sentivo che andava magari a coprire leggermente la voce, ma per il resto invece è stata tutta opera del musicista. Questa è una cosa importante perché la gestione delle dinamiche date dai musicisti secondo me al giorno d'oggi è veramente rara, e quando capitano queste cose è bello perché si lavora veramente in maniera molto più fluida e non occorre mettere mano in maniera troppo aggressiva alle tracce, quindi poi anche andando a rischiare di degradare le stesse. Allora andiamo a vedere praticamente cosa ho fatto sul piano, e è stato semplicemente inserire questo stereo in major per andare a controllare la fase, che fosse in ordine, e aprire leggermente la stereofonia nella parte alta di frequenza. Quindi andiamo a sentire. Ok, come vedete le due tracce sono pampottate ovviamente a destra e a sinistra e sono convogliate all'interno del bus di tastiere.
Dopodiché la voce, ok, quindi la nostra traccia della quale abbiamo fatto il bounce, va all'interno di questa traccia stereo dove vediamo cosa ho fatto. Allora, tramite questo sistema che ha Studio One, veramente bellissimo, ho la possibilità di splittare, in questo caso in frequenze, il mio segnale, e dato che sentivo la voce spingere in maniera abbastanza aggressiva attorno ai 1000-1500 Hz, ho creato questa banda di frequenza, quindi quella che va dai 600 ai 2000, e ho inserito appunto questo compressore che, come vedete, con un attacco molto veloce e un rilascio altrettanto veloce vanno a schiacciare, diciamo, quella porzione di frequenze. Come vedete non ho neanche dato make-up gain perché mi interessava proprio ammorbidire quella parte, quindi andiamo a sentire un attimino. Mustard dust, and let's be clear, and I'll trust no one. You did not break me. I will stay out through the night, and let's be clear, don't close my eyes. I know that I can survive. I walk through fire to save my life, and I wanted it all life so bad. I'm doing everything I can, not another one bites it, and I wanted it all life so bad. I'm doing everything I can, not another one bites the dust. Ok, come sentite abbiamo leggermente ammorbidito la parte delle medio-alte frequenze. Dopodiché ho inserito questo EQ dinamico che mi ha aiutato più che altro a ripulire un po', diciamo, la zona delle bassissime frequenze, che ovviamente non interessa assolutamente la voce, e un po' i 400-450 Hz in maniera dinamica, anche qui senza esagerare, proprio per andare a togliere un po' quell'effetto diciamo cartone, che non c'era tantissimo ma l'abbiamo ammorbidito un pochettino. Andiamo a sentire con essenza. And I will stay out through the night. Let's be clear, don't close my eyes. I know that I can survive. I'll walk through fire to save my life, and I wanted it all life so bad. I'm doing everything I can, not another one bites the dust. It's hard to lose or choose one. Ok, dopodiché andiamo a vedere invece cosa è stato fatto nel bus degli effetti. Allora, come vedete, per dare diciamo a livello anche emotivo la stessa stanza, ho fatto convogliare tramite una mandata a effetti il canale della voce e del piano all'interno di questo bus, dove ho inserito la mia room, ok, quindi il mio riverbero. È una stanza abbastanza importante. Dopodiché ho inserito anche un equalizzatore che va, diciamo, a togliere solo nel riverbero la parte, diciamo, delle alte, delle altissime, che non mi piaceva proprio per niente. Allora andiamo a sentire con e senza. Oh, and I got this skin and an elastic guard. What's your bloody, my bitch is sharp. I'm like a rubber band until you put to earth. Ok. Oh, and I got this skin and an elastic guard. What's your bloody, my bitch is sharp. I'm like a rubber band. Dopodiché andiamo a vedere velocemente cosa è stato fatto nel master. Allora, ho inserito questo Shadow Hills, ok, che non va a fare altro che incollare ancora un po' di più le due tracce, quindi di voce e pianoforte. Oh, and I got this skin and an elastic guard. What's your bloody, my bitch is sharp. I'm like a rubber band until you put to
qui l'ho utilizzato un po' come gain per iniziare ad arrivare al volume desiderato. Dopodiché ho messo questo Bugs EQ, ok, l'ho fatto lavorare in modalità mid-side per ripulire sul side le informazioni delle basse frequenze che non mi interessavano e aprire un po' le alte sia sul side che sul mid e dare un po' di ciccia, così diciamo, anche nelle basse frequenze nel mid. Dopodiché ho inserito questo Diamond Lift di Acustica Audio che mi è servito per portare ancora più in alto il volume e ho saturato leggermente e ho utilizzato questo clipper appunto per andare a dare ancora un po' più di gain. Ovviamente queste due sezioni di EQ e compressione non le ho utilizzate. Come vedete anche qui sono andato a fare un lavoro diciamo di correzione ulteriore, sempre dinamica, non più di 2-4 dB, ok? C'erano delle frequenze che mi risuonavano strane, proviamo a sentire con e senza. Sostanzialmente si è ammorbidita ancora un po' di più la voce nelle frequenze, soprattutto qui come vedete attorno agli 800 Hz e ovviamente come ultimo plugin questo Pro L2 che però addirittura nemmeno lavora, nel senso che mi serve più che altro per tenere d'occhio i livelli di picco. Andiamo a vedere. Ok, come avete potuto sentire l'esecuzione è stata secondo me di altissimo livello e questo ha aiutato veramente tanto ad agire il giusto, se non pochissimo, all'interno delle tracce. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!